Svezia on the road, giorno 7, già una settimana che siamo in viaggio. Stamattina ci siamo svegliati di fronte a questo laghetto meraviglioso, finalmente è uscito anche il sole, si sta davvero bene. Adesso ci facciamo una bella passeggiata nel bosco e poi con calma puntiamo verso nord, iniziamo la nostra risalita verso Abisko. Con calma andremo su, sorpasseremo il circolo polare artico e vedremo un po' cosa ci aspetta là in alto. Buona giornata a tutti intanto. Anche qua lungo il percorso che stiamo facendo intorno al lago, tutto segnato perfettamente, che mi fa volare, c'è questo casottino, la griglia, salvagente, qua penso che sia fatto per mettere la legna, fantastico. Laghetto in un posto in cui è impossibile pronunciare il nome, ma neanche il designer più folle dell'Ikea chiamerebbe un mobiletto con quel nome lì, perché è lungo 6 km, tantissime consonanti, quindi vabbè, molto bello. Adesso stiamo andando a nord in direzione Mora. Abbiamo individuato un paio di punti su Park Fortnite dove fermarci lungo la nostra risalita verso il grande nord. Finalmente oggi una gran giornata di sole, ce lo stiamo davvero godendo tutto. Ci sono 24 gradi, però si sta di un bene. Assolutamente sì. Stiamo percorrendo l'autostrada, la E45, che a dir la verità è una strada di campagna, nel senso che passa in mezzo a una corsia, passa in mezzo ai campi con le case affacciate. Chissà la strada secondaria come sarebbe stata. Bene, ora guidiamo un po', abbiamo più o meno ancora un 170 km e poi vi faremo vedere dove ci sistemiamo questa sera. Ve la facciamo un po' vedere questa strada. Sì. Ecco, questa è l'autostrada. Però è bello guidare qua, Assolutamente.
Eccoci, siamo arrivati. Posto molto bello, un po' a bordo strada, nel senso che la strada è a 200 metri, però siamo proprio sotto gli alberi. Di fronte a noi poi c'è un fiume, o lago forse è un lago. No, sembra un fiume perché ha la corrente, quindi sì, è un fiume. Anche qua veramente bello, sì, passa qualche macchina, però stasera sicuramente ne passeranno meno, e come sistemazione di tappa devo dire che non è niente male. Qui i posti che troviamo sono sempre eccezionali. Adesso vi faccio vedere. Qui abbiamo sistemato Ronzi. Maya sta cazziando Cheyenne per qualcosa. E qua ecco il fiume, guardate che bello, veramente qua la natura è... Per arrivare qua abbiamo guidato forse 2 ore, ma su un'autostrada, vabbè, una corsia sola, cioè corsia in un senso e corsia in un altro, ma tutta in mezzo agli alberi, cioè sembrava, ci ricordava un po' l'Oregon. Ecco, ci ha fatto questa impressione qua. Grande Svezia comunque, veramente. Adesso per la rubrica donne che viaggiano, Michela vi farà vedere come si arrangia per essere sempre bella, per lavarsi i capelli, e siccome lei usa la piastra, vi farà vedere cosa si è inventata per curarsi mentre viaggia. Partendo dallo shampoo. Finalmente stasera siamo arrivati presto all'accampamento, e quindi sono riuscita a lavarmi i capelli. Io porto in viaggio questo shampoo, che è uno shampoo compatto, fatto tipo saponetta. Perché dura molto di più, perché occupa poco spazio, soprattutto perché fa poca schiuma e quindi inquina meno, ed è l'equivalente di 2 confezioni di shampoo, quindi meno plastica, meno carta per il confezionamento, ed è tutto qui. E poi questa è la scoperta di quest'anno: siccome non riesco a rinunciare alla piastra neanche in viaggio, ho trovato questa mini piastra che va con la ricarica USB, quindi si tiene in ricarica, un paio d'ore è pronta, ha 3 gradazioni, quindi in base ai capelli. Piccolina, la si accende, la si utilizza, quando è scarica la si ricarica col suo cavetto USB. Vabbè, c'è anche una pinzetta nella confezione. Dopodiché, quando sia finito, tutto via, e a posto. Questo perché ovviamente noi non abbiamo ancora per adesso l'inverter, e quindi non si porta dietro la piastra di casa, e comunque questa mi sembra una soluzione ottimale. Grande Miki. Link in descrizione. Ecco, Dani ci teneva a dirlo, perché questa cosa lo gasa tantissimo, che probabilmente se riusciremo, se lo faremo, se verranno fuori dei bei video, vi metteremo Trovate tutti i link in descrizione. il link in descrizione, che ci gasa tantissimo. Ciao a tutti, siamo fermi da un paio d'ore qui dal veterinario perché Cheyenne ha qualcosa all'intestino e c'è tutto pieno di gas. Ho fatto il video io semplicemente perché mio papà è dentro, quindi non può fare il video, e cioè teoricamente lui non avrebbe anche voluto fare il video, però io volevo farlo semplicemente per spiegarvelo. E ora siamo qui, abbiamo mangiato, stiamo aspettando. Speriamo che stia bene. Se lo dobbiamo operare è un casino, quindi finisce il viaggio, forse, e basta. Ciao, alla prossima. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi è il 9° giorno di viaggio. I
questa Svezia on the road. Abbiamo saltato il resoconto dell'8º perché è stata una giornata abbastanza pesante, terribile. Ieri mattina pare che il piccolo Cheyenne abbia mangiato qualcosa, non si sa se una pigna, insomma qualcosa che gli ha ostruito l'intestino e quindi praticamente stava male, visibilmente, insomma. Quindi l'abbiamo subito portato da un veterinario. Fortunatamente eravamo nei dintorni di questa città, Mora. Abbiamo trovato subito una clinica, anche perché siamo stati fortunati perché nella zona intorno non è che ce ne siano molte, quindi siamo stati là tutto il giorno, gli hanno iniettato insomma dei liquidi, delle flebo, abbiamo fatto le radiografie. Il primo commento del veterinario è stato vediamo, ma se quello che ha ingerito è troppo grosso dobbiamo operarlo. Noi sbiancati, insomma, come mettere a proprio agio una persona, no? E tranquillizzarla. Vabbè, è stato diretto e sincero. Fortunatamente dopo 3 cicli di radiografie, flebo, idratazioni eccetera eccetera, il corpo, diciamo, incriminato si è spostato ed è andato nella direzione giusta. Quindi adesso piano piano dovrà uscire da dove deve uscire. Non sappiamo ancora che cosa abbia ingerito. Sembra una pigna, frammenti di pigna, non si sa, però niente, bisogna stare attenti perché lui, già stiamo attenti, lui è un po' un monello, nel senso che domani fa 8 mesi e come i bambini cerca di raccattare sempre tutto, sì. E quindi vabbè, ci siamo presi un bello sbianco, oggi sta meglio. Tra l'altro ieri sera verso le 5 più o meno uscito dalla clinica, sembrava stesse meglio, quindi abbiamo ricominciato un pochino il viaggio, ci siamo spostati di poco, ma ci siamo accorti che non era ancora in forma e quindi siamo tornati indietro, ci siamo accampati nel praticello di fianco alla clinica veterinaria, che tra l'altro era aperta anche di notte, per cui questo ci dava un po' di sicurezza e siamo rimasti lì tutta la notte così in osservazione a vedere come andava. Sì, poi ieri sera ha fatto il famoso, si è sbloccato, ha fatto un po' di cacca e quindi ha stappato probabilmente. Stamattina ancora un po' e lui è tornato vispo stamattina, dava fastidio a tutti, saltava addosso a Maya, quindi è tornato il solito discolo di sempre, quindi questo ci ha tranquillizzato. E quindi... Non vi dico il conto della clinica veterinaria, metà del budget del viaggio è andato, però... ma fa niente, l'importante è che lui stia bene e che il viaggio possa proseguire. Come i figli sono pezze e core, quindi sì, non si bada a spese per loro, per figli e cani. Adesso proseguiamo verso Ostersund, sempre a nord. Siamo partiti presto questa mattina, visto che abbiamo dormito davanti al veterinario, non siamo rimasti lì più di tanto, quindi sono le 9, siamo già in viaggio da una buona mezz'ora, 40 minuti. Quindi stamattina ci spariamo un po' di chilometri e recuperiamo un po' quelli persi ieri e vediamo. Adesso vi facciamo vedere un po' questa meravigliosa strada che porta a nord. Allora, abbiamo trovato questo lago lungo la strada e visto che più o meno è un po' prima dell'ora di pranzo abbiamo deciso di fermarci, rilassarci un po'. I ragazzi si stanno facendo il bagno e adesso ne prepariamo qualcosa da mangiare. Questo è il bello di viaggiare col van, nel senso che ti puoi fermare dove vuoi e fare quello che ti pare. Allora, intanto che mangiamo davanti a questo lago dove i ragazzi hanno fatto il bagno, facciamo delle piccole considerazioni sulla Svezia. Per adesso ogni 2x3 lungo l'autostrada, se si vuole, si possono trovare delle aree, cioè diciamo dei posti dove fermarsi, dove infrattarsi. Non sono eccezionali, non sono le location quelle che vedi in cartolina, però per una notte, se uno è di passaggio, diciamo che il posto lo trovi
sicuramente, ce n'è in abbondanza, gratuito, tranquillo, non avvertiamo, almeno io non ho avvertito mai da quando sono qua un senso di insicurezza, cioè ogni posto lo vedi tranquillo, non c'è, abbiamo visto dei posti quando eravamo in America, tipo in Louisiana, intorno a Lafayette, New Orleans, dove comunque percepisci, insomma, che non puoi stare tranquillissimo. Qua proprio questo problema non esiste assolutamente. Già. I supermercati sono un pochino più cari che da noi in linea di massima, però effettivamente qua guadagnano molto di più, lo stipendio medio è molto più alto e più o meno si fa la spesa, sì, un pochino di più che da noi. E si trovano un sacco di prodotti vegani. ecco, esatto, Moltissimi. ecco, una cosa che volevo dire, mi stavo imbambolando e non sapevo più cosa dire, era quella. Anche al McDonald's c'è Anche al il McDonald's burger. c'è il panino McVegan che non abbiamo preso, non abbiamo visto, ma abbiamo scoperto che c'è. In realtà veramente al supermercato ci sono un sacco di prodotti per vegetariani e per vegani, magari a molti di voi non interessa, però effettivamente per chi segue questa dieta come noi c'è veramente tanta scelta, quindi ottimo. E sulla strada un sacco di pizzerie che eviteremo di provare, ma volendo Pizzerie kebab. ci sono Un le capo di pizzerie. pizzeria. Esatto. Ed eccoci, dopo un po' di sterrata ci siamo piazzati qua, posto spettacolare. Purtroppo c'è un sacco di gente perché qua ci sono sentieri, ci sono delle piccole spiaggettine di sasse balneabili dove si può fare il bagno. Adesso però che è tardo pomeriggio la gente inizia ad andarsene e quindi noi finalmente rimaniamo soli perché la ressa, come sapete, a noi non fa proprio impazzire. Adesso ci gonfiamo la tavola e andiamo a farci una bella remata in questo lago di cui poi vi dirò il nome perché non me lo ricordo assolutamente. Ok, ciao a tutti. Ora di cena stiamo facendo il nostro fuoco con la nostra griglia portatile, il nostro circle fire, il nostro braciere portatile. Qui ce ne sono a disposizione, però questa sera sono già occupate. La cosa incredibile è che si riallaccia a quello che dicevo prima, che sono avanti anni luce con l'outdoor, e che qua ci sono tavoli, griglie e legna a disposizione gratuitamente di chi vuole fermarsi e godere di questo meraviglioso posto. Noi però siamo autonomi e visto che le griglie sono occupate abbiamo comprato proprio prima di partire per la Svezia, perché pensavamo e speravamo di poter fare più fuochi possibile, questa griglia portatile, questo braciere portatile, e adesso ci faremo hamburger, veg e patate.